Ed eccoci qui alla seconda parte di questa indagine sull'ultima notte di Pierpaolo Pasolini, sui moventi che hanno portato alla sua uccisione, al suo assassinio, sulle indagini che furono fatte in vari momenti, in varie fasi e adesso vedremo come, ma va detto che da subito, dopo la confessione di Pelosi, si è capito che qualcosa non quadrava. A quel punto i giornalisti iniziarono ad indagare. Le dichiarazioni di Pelosi stridevano e non poco. Prima di tutto perché il giovane, a quanto pare, non portava addosso i segni del pestaggio che aveva dichiarato, ma soltanto un graffio sulla fronte procurato dall'urto con lo sterzo durante l'inseguimento dei carabinieri. Il corpo di Pasolini invece presentava segni di un pestaggio feroce, come se più persone si fossero accanite su di lui. Ora Pelosi era un ragazzo molto esile, avrebbe potuto da solo massacrare un uomo adulto e atletico come Pasolini. E poi che dire dei segni di pneumatici sul terreno? Perché la sua stessa auto gli era passata sopra? Il 14 novembre Oriana Fallaci sul giornale L'Europeo condusse un'inchiesta nella quale diede voce ai residenti delle baracche che però preferirono restare anonimi. Le testimonianze parlarono di un massacro durato mezz'ora e udito da molte persone. Due uomini, a quanto appreso, legati al mondo della droga, avrebbero inseguito a bordo di una moto l'auto sulla quale si trovavano Pelosi e Pasolini, li avrebbero fatti scendere e avrebbero infierito con bastoni e catene contro lo scrittore, senza pietà, per poi passargli sopra addirittura con la sua stessa auto. Tra i personaggi sentiti dalla Fallaci c'è il cosiddetto ragazzo che sa, un personaggio che vuole restare anonimo per la paura di essere riconosciuto e di ricevere ritorsioni e che la Fallaci descrive come un ragazzo dal volto pallido di paura, con i suoi occhi bagnati di angoscia. Alla Fallaci dichiara in romanesco: tu me devi capì, cerca de capì, la verità io ce l'ho qua in bocca e me brucia, vorrei dirtela proprio, vorrei dirtela tutta, ma non ce la faccio, perché quelli m'ammazzano con la pistolettata in bocca. Ora, gli avvocati di Pino Pelosi confermarono la versione emersa dall'inchiesta quel giorno, dall'inchiesta della Fallaci. Un'inchiesta che sollevò una serie di incongruenze relative alla dinamica del pestaggio e agli errori fatti dalla polizia durante l'indagine. La stessa autopsia evidenziò che Pasolini fu colpito violentemente al basso ventre, un'eventualità che Pelosi escluse categoricamente quando si trattò di parlare all'interrogatorio, perché dichiarò di essere stato inseguito da Pasolini e che quest'ultimo si fosse tolto gli occhiali prima di scendere dall'auto, una cosa che specialmente di notte è risultata alquanto inverosimile. Ora l'auto, tra l'altro, era stata parcheggiata a un'ottantina di metri di distanza rispetto al ritrovamento del cadavere. Una circostanza che evidenzia la probabilità che la Giulietta avesse investito di proposito e quindi non casualmente il corpo dello scrittore. Sull'Europeo poi si parlò anche di tante leggerezze della polizia, che avrebbe consentito il passaggio di numerose persone quella mattina, inquinando la scena del crimine, quindi consentendo addirittura a dei ragazzi di giocare a calcio. Avrebbero poi danneggiato la vettura di Pasolini durante un tentativo di parcheggio e l'avrebbero comunque lasciata aperta, all'aperto, senza essere esaminata per molto tempo. Non fu poi chiamato alcun medico legale durante il momento del ritrovamento del cadavere. Cattiva abitudine purtroppo che c'è da parte di molti di magistrati di non chiamare in casi anche molto gravi il medico legale a fare il sopralluogo. In quel caso si doveva subito portare il medico legale qui, allora forse le cose sarebbero andate diversamente.
e inoltre la polizia interrogò gli abitanti delle baracche solo 4 giorni dopo i fatti. Ad ogni modo, nonostante gli avvocati di Pelosi avessero appoggiato la versione dell'Europeo, Pelosi confermò la propria confessione e inspiegabilmente revocò il mandato ai suoi legali, assumendone uno che invece sposasse la propria versione, quella della confessione. Gli esami sul cadavere suggeriscono una aggressione brutale, metodica, una esecuzione più che un omicidio d'impeto. Allora, chi ha davvero ucciso Pasolini? Pelosi agì da solo o qualcuno gli ordinò di prendersi la colpa? Ora, le ipotesi si moltiplicano. C'è chi parla di un regolamento di conti, chi di un avvertimento mafioso, altri sostengono addirittura che Pasolini fosse vicino a scoprire qualcosa di troppo sui poteri d'Italia, i poteri occulti chiaramente. E poi c'è Petrolio, il suo romanzo incompiuto, in cui raccontava trame di corruzione e di complotti, un'opera che avrebbe potuto rivelare verità pericolose. L'inchiesta dell'Europeo si concentra su alcune testimonianze di personaggi che in piazza dei 500 sussurrarono che Pasolini stesse conducendo una sorta di indagine sul cosiddetto racket degli omosessuali, sullo sfruttamento della prostituzione minorile. Da qui potrebbe essere accaduto che si sia deciso di effettuare una ritorsione ai suoi danni. Poi un altro ragazzetto confessò invece che più avanti che fu il suo gruppetto ad uccidere Pasolini soltanto per rubargli il portafoglio. Insomma, le versioni furono tante, più o meno credibili e più o meno anche autorevoli. Io scendo all'inferno e so cose che non disturbano la pace di altri. Ma state attenti, l'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse, è vero che sogna la sua uniforme e la sua giustificazione qualche volta, ma è anche vero che la sua voglia, il suo bisogno di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale. Non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato la vita violenta. La versione di Pelosi fu smontata durante il dibattimento, passo dopo passo, perché Pasolini era stato vittima di un pestaggio brutale e non certo breve. E nonostante questo, addosso al 17enne non furono trovate tracce di sangue dello scrittore, se non 2 macchioline sul pantalone e nell'auto poi furono rinvenuti indumenti appartenenti tra l'altro ad altri soggetti. I familiari di Pasolini pretesero con forza la verità e arrivarono a rinunciare anche al risarcimento che poi gli sarebbe spettato, ma che ovviamente non gli avrebbe restituito il loro caro. Pelosi fu riconosciuto colpevole di omicidio volontario, ma i giudici accertarono che non fu solo quella notte, mentre la vita dello scrittore, poeta, giornalista, regista e intellettuale veniva cancellata. Fu condannato a 9 anni e 7 mesi di carcere e a una multa di 30.000 lire. Le motivazioni dell'omicidio tuttavia rimasero un mistero. La Corte d'Appello revisionò poi la sentenza, affermando che Pelosi non fu in combutta con ignoti la sera del delitto, ma questa fu una sentenza che fu anche confermata dalla Cassazione in via definitiva. Pelosi poi confermò la sua versione in un libro pubblicato nel 1995, salvo poi 10 anni dopo dichiarare in una trasmissione televisiva di non essere stato l'autore materiale dell'omicidio, ma che a massacrare Pasolini furono alcuni ragazzi, 3 ragazzi per l'esattezza, con l'accento del sud. Addirittura rivelò che questi uomini durante il pestaggio pronunciarono frasi come sporco comunista, pezzo di merda, fetuso. Ma chi erano? Perché poi nessuno ha indagato oltre? Secondo questa versione sarebbe stato un agguato vero e proprio, al quale il 17enne terrorizzato non prese parte perché fuggì via a bordo dell'Alfa e inavvertitamente passò sopra al cadavere dello scrittore.
In molti, anche amici di Pasolini, non credettero alla nuova versione di Pelosi, ma a confermarla, fu il regista Sergio Citti, che affermò di sapere chi e perché avesse teso l'agguato a Pasolini, auspicando l'apertura di un nuovo processo. Citti disse di aver sentito Pasolini il giorno della morte e pare che gli avesse rivelato di avere un appuntamento importante quella notte stessa con delle persone per recuperare dei filmati sul suo ultimo film su Salò che gli erano stati rubati dagli stabilimenti durante le operazioni di montaggio. Come sperato, dopo le dichiarazioni di Citti, la procura riaprì l'indagine, che però fu chiusa poco dopo perché non aggiungeva nulla di nuovo alle precedenti verità processuali. In particolare non faceva i nomi degli assassini. Per amore di verità, poi, una serie di intellettuali scrisse un accorato appello per riaprire l'indagine in modo serio e determinato. Nel 2010 anche Walter Veltroni chiese addirittura al ministro della giustizia, Angelino Alfano, che si utilizzassero le nuove tecnologie per ricostruire gli eventi e gettare finalmente luce su quel delitto. A far riaprire le indagini fu poi un cugino dello scrittore che presentò una denuncia, a seguito della quale si riscontrarono, grazie alle prove del DNA, 5 profili genetici diversi, ovviamente sulla scena del crimine, sull'auto e sugli indumenti di Pasolini. Nel 2015 tuttavia l'indagine venne chiusa nuovamente perché non si poteva stabilire con certezza che quei 5 profili genetici appartenessero alle persone che avevano compiuto il pestaggio e non fossero invece anteriori a quell'evento. 2 anni dopo, poi nel 2017, Pino Pelosi morì per un cancro ai polmoni e insieme ai suoi occhi si chiusero anche le ultime speranze di conoscere la verità su uno dei delitti più misteriosi e orrendi del Novecento. A quasi 50 anni dalla morte di Pasolini il mistero rimane. È stato un omicidio passionale, un'esecuzione politica, una vendetta privata, un messaggio per chi osava parlare troppo. Forse non avremo mai una risposta, ma una cosa è certa: Pasolini non era un uomo qualunque, non era un uomo comune. E forse proprio per questo non poteva avere una morte comune, una morte tranquilla. E tu cosa ne pensi? Quale credi sia la verità dietro a questo mistero lungo 50 anni? Fammelo sapere nei commenti, se questi video ti piacciono iscriviti al canale per supportare anche questo lavoro e io ti ringrazio e ti aspetto in un prossimo video per un prossimo enigma.